Spalletti, buon pomeriggio. Siamo all'11ª di campionato, non può essere ovviamente la prossima partita decisiva, però quanto potrà essere condizionante per il vostro campionato, per la vostra stagione? E poi se ci ragguaglia, se può ragguagliarci anche se manca l'allenamento di finitura, sulle condizioni di Anghissà, qual è la sua prospettiva? Ma quello che condiziona è una serie di risultati, non un risultato solo. Ti condizionano delle cose che ti succedono più volte, poi dipende come avvengono le cose, c'è da fare tante valutazioni. In questo caso qui è una partita tra le più belle del calcio europeo, non soltanto italiano, perché questa partita qui la guardano tutti, è sentitissima da tutti e può naturalmente incidere sul continuare a lavorare in maniera tranquilla, in maniera serena, mentre poi diversamente ci sono da fare delle analisi, ci sono da fare sempre delle prese di conoscenza di quello che è successo, di come sono andate le cose, però non ci arriviamo con delle cose che sappiamo fare e dobbiamo pensare a quelle lì. Noi dobbiamo pensare a quella che è la nostra forza, noi dobbiamo pensare a quello che sa fare il Napoli, a andare a, come abbiamo fatto più volte, a mettere in campo le nostre qualità. Anghissà è difficile che sia dentro, perché non è corretto rischiarlo, perché gli altri hanno fatto vedere che stanno bene. Quando si ha dei dubbi su quella che può essere la risposta è sempre una mancanza di fiducia verso gli altri che si sono allenati con continuità e che hanno fatto vedere che sono allo stesso livello di poter dare un contributo alla squadra per fare il risultato. Quindi non convocato? Toccava a lui? No. Radio Kiss Kiss. Mister, eccomi qua, buonasera. Io le chiedo, domani andrete ad affrontare una squadra che fa della forza fisica indubbiamente uno dei suoi punti di forza. Le sue scelte di formazione verranno valutate anche in base a questo aspetto qui? E poi le chiedo di Quincia Kvaratskhelia, questo ragazzo sta vivendo un momento magico in questi suoi primi mesi qui a Napoli. Come lo sta gestendo? Come sta reagendo anche a tanti complimenti che arrivano dai più grandi della storia del calcio? Allora, per quanto riguarda quello che noi andremo a pensare di mettere in campo, lo torno a ripetere, sono le nostre qualità. Magari quello che sappiamo fare dobbiamo continuare a farlo e magari ancora con più qualità e ancora con più velocità di quello che ci riesce in questo momento qui. Poi loro hanno questa qualità, hanno questa caratteristica di andare a incidere sui risultati con i calci piazzati, perché i numeri dicono questo. Dipenderà da quanti gliene concedi, da quello che sarà poi l'atteggiamento nella fase di possesso palla. Se riesci a tenere più palla te è meno facile che si subiscano palle inattive vicino all'area di rigore, per cui passa tutto da lì e noi faremo delle valutazioni corrette in base ad essere il Napoli, a non snaturare quella che è la nostra qualità. Gestione Kvara? Gestione Kvara in che senso? Nel senso che questo ragazzo sta avendo complimenti, è stato accostato ogni volta che tento di dire qualche cosa di andarci piano, poi mi dite che ce l'ho con lui. Trovatela voi la via di mezzo. Il ragazzo però sicuramente non si farà influenzare né in un modo né in un altro, perché
è un ragazzo speciale da un punto di vista di comportamento, di sentimento, di moralità, di convinzione di essere forte. Qualsiasi cosa tu gli vai a chiedere, è disposto ad assorbire tutte le difficoltà che tu gli vuoi mettere a disposizione, perché quando ultimamente gli ho chiesto se avesse calciato con tranquillità il calcio di rigore, why not? Per cui subito in una risposta secca, in un atteggiamento bello tranquillo, no? E poi come è andato a batterlo l'ha evidenziato. Insomma. Corriere dello Sport e si prepara la Gazzetta dello Sport. Luciano, buongiorno. È difficile sfuggire alla narrazione di questa partita ignorando Spalletti e Mourinho, perché nessuno come voi due è riuscito a dare un processo identitario alla squadra che vi appartiene. Spalletti se l'aspetta uno scherzetto, tra virgolette, da Mourinho, e Spalletti l'ha preparato lo scherzetto a Mourinho? Ma io non so quello che pensano loro, e poi avendo davanti uno di quelli super, perché tu fai bene tanti risultati, fai bene tante cose e poi ti arriva sempre roba più importante addosso, e ora ti arriva Mourinho, il super allenatore, e di conseguenza è sempre l'aumentare quelle che sono le nostre capacità, è sempre rafforzare quello che sappiamo fare, come dicevo prima. Non so se loro penseranno a quello che sa fare il Napoli, ma se pensassero così è la stessa cosa che dobbiamo pensare noi. Noi dobbiamo pensare a quello che sa fare il Napoli, non a quello che pensa la Roma del Napoli, a quello che sa fare la Roma. Noi ci vogliamo basare su quelle che sono le nostre qualità, su quelle che è la nostra forza. Poi è chiaro che lui è uno di quelli tremendissimi, però poi secondo me conta sempre o molto di più quello che sa fare la squadra in campo. Gazzetta dello Sport e si prepara la Repubblica. Sempre restando nell'ambito della narrazione, spesso capita, storie sportive di calcio, che fra allenatori crescano le incomprensioni fra colleghi, invece fra voi il cammino è opposto, siete partiti dallo 0 titoli e siete arrivati allo spallettone, per usare due espressioni così forti. Come si è arrivato? Perché comunque questo è un fatto bello del calcio, e se poi lei ha già detto l'impostazione, il Napoli deve pensare a essere sempre più quello che è, se senza rivelare nulla di nuovo, se ci dobbiamo aspettare di vedere qualcosa di nuovo del Napoli di domani, non per forza legata alla Roma, ma legata alla situazione, alla partita. Allora, ma è difficile per me andare a non apprezzare quello che è il lavoro dei miei colleghi. Se qualcuno non ti dice, si ritorna a fare lo stesso discorso dell'atteggiamento che uno ha, ecco. Io le partite le guardo tutte, riesco a prendere qualcosa dallo scorrimento di partite di Serie C, di Serie B e naturalmente ancor di più da squadre come ha allenato Mourinho, quello che può essere il Liverpool, il Manchester City, l'Arsenal. Queste squadre qui è chiaro che diventa ancora più facile perché hanno genialità in panchina e hanno genialità in campo, e quando la cosa si unisce viene fuori cose che possono fare o che possono creare l'attrazione di tantissimi allenatori, ecco. Per cui lui per me è stato uno di questi. Poi
quanto riguarda lui non lo so, però effettivamente io mi sembra di aver percepito che quando lui viene a salutarmi mi saluta come un amico e io faccio altrettanto, insomma, ecco. Poi ci può stare che quando la squadra avversaria è brava a fare delle cose che senza snaturare quello che è il tuo comportamento, però tu modifichi qualcosina dentro la squadra. Noi abbiamo, come loro, abbiamo anche partite infrasettimanali, per cui si farà delle scelte, o perlomeno io faccio sempre delle scelte, anche quando voi dite che faccio turnover, ma le scelte sono sempre per vincere la partita, sia in questa sia in quella successiva che si cambia qualcosa di solito, ecco, quando sono così ravvicinati. E quindi diciamo che l'80% il 90% si sta attenti a mettere più forza su quelle che sono le nostre qualità, e poi la piccola attenzione anche su ciò che sanno fare gli altri, insomma, va data. La Repubblica si prepara il mattino. Volevo chiederle, giocare molto bene come sta facendo il Napoli è un valore aggiunto o è la strada obbligata che bisogna percorrere sempre, anche domani, per fare il risultato? La vedo dura che noi si possa fare diversamente, perché noi siamo fatti in questa maniera qui. Noi dentro il campo abbiamo i nostri riferimenti, abbiamo le nostre qualità, e sono qualità importanti, anche se poi non sono determinanti per il risultato, perché si vede anche cose differenti, però io sono convinto che più si sta nell'altra metà campo, più si va a giocare dentro l'area di rigore, più percentuale di possibilità abbiamo. Dice, ma poi tu alzi e gli rimane campo aperto agli avversari, e bisogna saper fare un po' anche quello, bisogna andare a creare delle pressioni e difendersi alti e non correre i rischi della pallata dietro la linea difensiva, o perlomeno farsi trovare pronti anche per quello che riguarda le cose che ti possono mettere in difficoltà, ecco. Ci si crea un po' d'attenzione, però poi si va per la nostra strada. Abbiamo pensato a un Napoli così quando abbiamo pensato sempre, tutti. Io quando sono arrivato, poi ancora di più da quando sono arrivato, perché poi i tifosi del Napoli, come abbiamo detto più volte, si intendono di calcio, e sono convinto che non gli piacerebbe un calcio dove speculi sull'episodio, dove vai... No. I tifosi del Napoli gli piace fare come ha visto fare nelle ultime partite, che viene allo stadio a divertirsi, a vedere la squadra giocare a calcio, a vedere la squadra che ha idee, che ha intenzioni e che vuol fare anche uno spettacolo. Il Napoli è spettacolare sotto tutti gli aspetti, e di conseguenza la squadra deve avere lo stesso target, lo stesso biglietto da visita nel calcio. Il mattino e si prepara a Corriere della Sera, edizione Napoli. Buongiorno mister, eccomi qua. Sì, Sottolineavo questo Napoli spettacolare, infatti spettacolare soprattutto per la facilità e per la varietà di soluzione con la quale riesce a trovare il gol, e per i tanti gol che ha segnato. Ecco, volevo chiederle, domani c'è anche in questo senso un'altra bella prova, perché la Roma invece fa della forza difensiva, soprattutto in casa, uno dei suoi punti, diciamo, migliori. E poi anche come tipo di partita che immagina, proprio per scardinare la difesa della Roma, se domani può toccare al primo minuto a Osimhen.
Diciamo, la prima domanda grosso modo assomiglia a quello che abbiamo già detto. Ci sono due condizioni nella vita per essere di quelli forti: o essere sicuro di se stesso o non esserlo. In mezzo c'è il nulla, per cui noi dobbiamo essere sicuri di noi stessi su quello che è la nostra forza e la nostra possibilità di andare a giocarsi la partita, perché se no si rischia poi di andare a indebolire la propria forza. Osimhen è chiaro che è nelle condizioni di essere scelto. Osimhen ora ha fatto 2 spezzoni di partite dopo aver fatto una preparazione adeguata post infortunio. E abbiamo aspettato anche una partita in più prima di convocarlo, proprio per essere tranquilli. Poi l'abbiamo portato dentro in 2 secondi tempi, per cui è nelle condizioni di essere scelto dall'inizio. Corriere della Sera edizione Napoli, si prepara Canale 8. Mister, nella partita contro la Lazio a Roma avete dimostrato una grande forza mentale nel reagire, facendo dei tratti di partita veramente spettacolari. Era la prima grande partita di campionato per il suo Napoli. Domani nel percorso cosa si aspetta dalla sua squadra e cosa rappresenta questa gara? Come ha detto lei, ci abbiamo già giocato a Roma, per cui già lì quella è la prima, dice lei. Quella di Glasgow può essere la seconda? Di Amsterdam può essere la terza? Quella di Milano non è una partita di quelle... La prima della serie? Delle 10. Delle 10 Va bene, ma per arrivare a quelle 10 noi abbiamo fatto un percorso probabilmente nelle partite precedenti che ci ha dato delle convinzioni e delle sicurezze. Però questi calciatori qui, questa squadra qui, ha giocato su dei campi, cioè c'eravate, per cui non vedo, anche se poi si troverà uno stadio pieno, si troverà una squadra in condizione, si troverà una squadra forte, perché la Roma ha una classifica importantissima e ha fatto delle partite dove ha giocato da squadra forte. Noi siamo nelle condizioni di giocare la nostra partita, insomma, ecco. Canale 8 e si prepara Radio Amore. Mister, il Napoli sembra in maniera abbastanza anche evidente trovarsi molto bene nel calcio europeo, il calcio di respiro internazionale, al di là dell'ovvia chiaramente qualità delle avversarie. Un po' di difficoltà si hanno contro squadre bloccate, tatticamente stressanti. La Roma è una big, ma lei che tipo di partita si aspetta domani da parte dei giallorossi? Grazie. Non lo so, perché la Roma sa interpretare a volte i momenti della partita e ti concede campo, rimanendo con quei 2 attaccanti veloci e fisici davanti che poi servono a ripartire velocemente. E di conseguenza a quello ci va fatto un po' d'attenzione, però se penso alla mia squadra, ciò che sa fare, riusciremo qualche volta a gestire la palla e a comandare la partita in alcuni momenti. Loro creeranno probabilmente anche un po' di densità in alcuni momenti della partita, perché quando lei fa riferimento alla differenza, è chiaro, se ci sono meno spazi si può usare meno inserimenti, diventa più difficile andarli a vedere, quelli diventano più angusti, quegli spazi lì. Però uguale, fa parte di quello che deve essere il nostro percorso, fa parte di quello che deve
deve saper fare una squadra che ha ambizioni importanti come il Napoli e si va a tentare di rifarlo, come si diceva prima, ancora con più forza, ancora con più velocità, ancora con più qualità, anche perché i nostri risultati poi daranno qualcosa anche agli avversari involontariamente. Questa qui di partite non ha bisogno di qualcosa di più, ma di conseguenza le vittorie creano una forza superiore anche nei nostri avversari. Radio Amore, si prepara il mio Napoli. Mister, lei esalta sempre anche le qualità umane dei suoi ragazzi, ma quest'anno trovo uno spogliatoio diverso e più unito rispetto a quello che ha incontrato nelle sue esperienze da allenatore, e poi visto che ora c'è un vero e proprio tour de force, 7 gare in 23 giorni, è stata l'unica settimana tipo che ha avuto per preparare questa partita, quanto è importante, ecco, dare rifiato in questa settimana e quanto dovrà prevenire anche gli eventuali infortuni, se sta facendo qualche lavoro particolare? Io sono uno fortunato, nel senso che ho allenato grandi squadre, ho allenato grandi calciatori, ho avuto disponibilità di grandi calciatori, perché poi quando non me la danno la disponibilità me la prendo da solo, perché il mio è un ruolo che me lo permette, per cui si fa sempre tutto per il bene della squadra, e quando qualcuno tenta di metterti un po' in disparte o fregandosene delle conseguenze che avrà sulla squadra il suo comportamento, sei costretto a prendere una posizione per salvaguardare il gruppo. Però io questo l'ho dovuto fare poche volte, perché ho sempre avuto dei ragazzi eccezionali, come anche l'anno scorso, perché probabilmente il suo riferimento era l'anno scorso, io l'anno scorso ho avuto... No, io ho avuto spesso gente che aveva questo spirito proposto al noi, questa visione aperta a guardare di quello che hanno bisogno anche gli altri, no? Non solo a se stesso, ecco. E allora diventa tutto più facile e si fanno più risultati. Si fanno più risultati perché attraverso la disponibilità, attraverso l'umiltà, si va a raccattare più cose, si vanno a portare dentro il gruppo ancora più qualità. Il mio Napoli. Sì. Mister, indubbiamente la partita di domani è molto particolare per lei, anche se sono trascorsi degli anni e c'è tornato poi all'Olimpico tante volte da avversario. Domani troverà anche una cornice di pubblico importante, ma ogni volta che lei torna da avversario, se c'è un pensiero ricorrente, qual è? Ogni volta che mette piede all'Olimpico da avversario, la prima cosa che le viene in mente qual è? Ma io ogni volta che torno a Roma i pensieri belli hanno sempre il sopravvento su quelli brutti. Conosco moltissime persone a Roma, ci sentiamo spessissimo con moltissime persone di Roma, come ci siamo sentiti questa settimana, e sono dialoghi molto cordiali. E ritornare a Roma a me mi crea sempre molti sorrisi, perché tutte le persone che incontro vengono col sorriso sulla faccia. Di conseguenza sono contento, felice di ritornarci, e quello che sarà dentro lo stadio non lo so, ma per me rimane quest'idea qui, e rimane quello che è il mio contatto con tutte quelle persone che conosco a Roma. Grazie a tutti.